Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi, dopo tanto tempo nel mio canale, un portachiavi amigurumi come idea per San Valentino. L'idea non è super originale perché per San Valentino ho pensato di fare un bel cuore amigurumi, però l'originalità sta in questi occhietti innamorati. Infatti nel tutorial di oggi vediamo come fare gli occhi e come fare i ricami della bocca e delle sopracciglia. Per quanto riguarda il cuore amigurumi, è un tutorial che ho fatto qualche anno fa. È il cuore che ho usato per fare l'orsetto innamorato. Vi lascio il link al tutorial del cuore nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Questi cuori ovviamente li potete fare con qualunque filato vi piaccia di più, di cotone, di lana, acrilico, quello che vi piace di più. Ovviamente, a seconda dello spessore del filato che usate, avrete un cuore più grande o più piccolo. Per il cuoricino piccolo io ho usato il filato Cablé numero 5 e un uncinetto da 2 mm. Per questo un po' più grande ho usato il filato Catania e un uncinetto da 2,5 mm. E siccome so che me lo chiederete, se volete usare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare sia il Cablé numero 5 che il Catania, e vi lascio anche il numero WhatsApp perché loro hanno anche tutto quello che riguarda i portachiavi, le catene, gli anelli, e quindi se vi serve potete contattarli là. Ovviamente questi occhietti io li ho cuciti su un cuore, ma voi potete cucirli su qualunque amigurumi vi piaccia di più, quindi potrebbero essere su un orsetto, su un coniglietto, qualunque amigurumi, qualunque pupazzo facciamo che vogliamo che abbia questo sguardo un po' sognante e innamorato. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per prima cosa facciamo le pupille e le facciamo con il nero. Io nel tutorial uso un filo di un colore diverso in modo che vediate meglio i punti. Facciamo un anello magico e lavoriamo 5 punti bassi nel cerchio. Tagliamo il filo lungo per poter cucire e tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo. Con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutto il primo punto e rientriamo al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato, da dove parte il filo, e prendiamo anche il filo che c'è dietro. In questo modo facciamo una catenella aggiuntiva, questa, e il cerchietto è perfetto. Annodiamo sul retro e di questi cerchietti ne facciamo 2 uguali usando il filo nero. Ed ora vediamo come fare la parte bianca degli occhi. Iniziamo sempre con un anello magico, lavoriamo 2 catenelle e nel cerchio 3 punti alti doppi, uno, 2, 3, 2 punti alti, 1, 2, 3 mezzi punti alti, 1,
2, 3, 2 punti alti, 1, 2 e 3 punti alti doppi. 1, 2 e 3, 2 catenelle e un punto bassissimo nel cerchio e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Chiudiamo bene il cerchio magico e questa è la forma che otteniamo. Per prima cosa cuciamo le pupille sulla parte bianca. La parte bianca la teniamo in questa posizione e le pupille le cuciamo in alto, centrate. Per cucire usiamo sempre un ago senza punta e cuciamo entrando al centro della catenella dei punti. E cuciamo tutto intorno. Il filo del cerchio magico lo portiamo sul retro in questo modo e questi due fili possiamo annodarli insieme e li nascondiamo poi dietro sul retro dell'occhio. Il filo bianco con cui abbiamo lavorato il cuore lo facciamo passare attraverso i punti e lo annodiamo con quello del cerchio magico della parte bianca in modo da saldarlo. Con questo filo bianco e un ago con la punta ricamiamo la luce negli occhi. Nella parte alta della pupilla ricamiamo un punto più grande che possiamo ripassare 2 volte mentre nella parte bassa ricamiamo un punto più piccolo. In questo modo. E nello stesso modo cuciamo e ricamiamo anche l'altra pupilla. Quando usiamo un ago con la punta e filati sottili come può essere il cablé numero 5, alle volte può essere difficile far passare l'ago e allora in questo caso mi aiuto con una pinza. Annodiamo tra loro tutti i fili sul retro del lavoro e teniamo lungo solo il filo bianco che useremo adesso per cucire gli occhi al cuore. Mettiamo gli occhi sul cuore nella posizione che ci piace e li fissiamo con un paio di spilli. Cuciamo entrando sotto
la mezza catenella esterna di ogni punto, in questo modo, e nel cuore e cuciamo così tutto intorno, e questi punti li tiriamo bene. E una volta cucito tutto intorno, il filo lo facciamo passare all'interno del cuore e lo facciamo uscire per uno dei fori della lavorazione, e intanto lo lasciamo qui. Tagliamo un pezzo di filo nero e usiamo sempre un ago senza punta per fare il ricamo del contorno degli occhi e poi la bocca e le sopracciglia. Entriamo da dietro, dallo stesso foro da cui esce il filo bianco, per esempio, e usciamo qui al centro. Dietro lasciamo un pezzetto di filo per poi poter annodare e cominciamo a ricamare gli occhi, intanto facendo la linea centrale e poi usciamo di nuovo qui sotto. Ed ora ricamiamo intorno non tiriamo troppo il filo e rientriamo nello stesso foro, e in questo modo, dando alcuni punti, facciamo tutto il contorno. Ricamiamo la bocca, e per la bocca vi consiglio di disegnare la bocca col filo per vedere come la volete fare, e poi magari con degli spilli segnare i punti in questo modo, e poi cominciamo a ricamare mettendo l'ago, facendo passare l'ago sopra al filo del punto che stiamo facendo, in questo modo, e poi facciamo un altro punto un po' più avanti, per esempio qui, e usciamo dove finisce il punto precedente, e l'ago resta sempre sopra al filo. Così, e concludiamo. E
e con un paio di punti ricamiamo anche le sopracciglia. Sul retro annodiamo tutti i fili a 2 a 2 facendoli uscire dallo stesso foro della lavorazione. Il cuoricino innamorato è pronto. E se volete farlo diventare un portachiavi, basta un pezzetto di catena, un anello portachiavi e una coppia di pinze. Questo ve l'ho fatto vedere in tantissimi tutorial di portachiavi che abbiamo fatto insieme. Se non ne avete mai visti, nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra vi lascio il link alla playlist. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa idea vi piaccia, che la rifacciate per San Valentino, ma che la usiate anche in tante altre occasioni. Infatti questi occhi ovviamente li possiamo usare per qualsiasi pupazzo che vogliamo fare con uno sguardo così un po' sognante e innamorato. Per esempio per orsetti, coniglietti, tutto quello che vi piace di più. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi tanti like, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!